Giulietto Chiesa per PandoraTV.it, ancora una volta da Roma. È in corso una campagna che direi forsennata contro il presidente russo Vladimir Putin. Molti se ne accorgono, per la verità, tanto è evidente, ma non tutti ne capiscono le ragioni, non tutti si rendono conto chi la fa, chi la organizza e perché proprio in questo momento. Ma mettiamo in fila i fatti. Gli ultimi, perché la faccenda, come sapete, sta andando avanti da parecchio tempo, con diverse fortune e con diverse intensità. Per esempio, Putin aggressore dell'Ucraina, Putin che ha annesso la Crimea con la forza, Putin che ha abbattuto il Boeing malaysiano, Putin che ha ammazzato la Politkovskaya, Putin che ha ammazzato Boris Nemtsov sul ponte del Cremlino, proprio di fronte alle mura rosse del Cremlino. Adesso è in corso una nuova ondata, si fa per dire nuova. Putin che ha ammazzato Alexander Litvinenko, sono 7 anni, ma insomma la consideriamo nuova perché è cominciata una nuova ondata di accuse. Putin che ha ammazzato Litvinenko con il polonio, lo dice un giudice inglese e dobbiamo credergli forse, che però aggiunge, per impedirci di credergli del tutto, probabilmente. Le ricchezze sterminate di Putin sparse per il mondo, in Russia, fuori dalla Russia, addirittura in Crimea, in Ucraina, propagandate da un canale televisivo un tempo rinomato che si chiamava la BBC, British Broadcasting Company, tuttavia senza uno straccio di prova, ma riprese e amplificate da un ministro dell'amministrazione americana e poi addirittura avallate da un portavoce di Obama. Una mia lettrice mi ha scritto una cosa giusta che io voglio citare. Chi si comporta in questo modo palesemente vuole tagliare i ponti, cioè questo significa che da parte occidentale e americana in primo luogo non si vuole lasciare più nessuna possibilità neanche al dialogo. E tra poco aspettatevi un'altra bomba, perché è stato annunciato recentemente, la scorsa settimana, che il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia ha finalmente deciso di indagare sulla guerra di Georgia dell'8 di agosto del 2008, famosi 3888, con naturalmente 8 anni di ritardo, ma ha deciso. E adesso vedremo che cosa dirà, ma ignorando il fatto che la Russia ha già aperto da 8 anni l'inchiesta sulla guerra di Georgia e ha raccolto 500 volumi di documentazione. Non lo so, magari ne terranno conto, li leggeranno, ma io dubito che li leggeranno perché lo scopo di questa operazione è arrivare a una veloce conclusione. La Russia è stata responsabile di aver aggredito la Georgia. Quindi questo è un altro nutrimento, diciamo così, per aumentare la russofobia e farla diventare un elemento dominante per i prossimi anni. Ecco, l'obiettivo è tenere in vita la fiaccola della russofobia e incrementarla con l'afflusso di nuovi temi, tutti naturalmente senza uno straccio di prove. Tant'è, il punto di vista della Russia non sarà presente, come non è stato presente nella commissione di inchiesta sul Boeing, non sarà presente e se anche fosse presente non sarebbe tenuto in conto, perché il risultato è già assicurato. Tutti i media occidentali, portatori della neolingua e della neologica orwelliane, non faranno nessuna verifica sulle prove, non le cercheranno neppure, non sanno neppure più come cercarle o verificarle, ripetono a memoria con immutata sicurezza, ricordando la fialetta che Colin Powell, vi ricordate anche voi, agitò alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza, accusando Saddam Hussein di avere le armi di distruzione di massa, con le quali fu iniziata una guerra che costò 500.000 morti, dei quali la gran parte bambini. Esiste un centro, è evidente, esiste un centro speciale, un ufficio incaricato di coordinare questa campagna.
Dove si trova? Non lo sappiamo, ma non è neanche necessario sapere che sia in un punto speciale. Si va per internet, si comunica così sul web, ma questo ufficio esiste e opera a tempo pieno, equivale a uno stato maggiore di guerra della propaganda imperiale e ha bisogno di avere sempre più fautori e non ha bisogno di risparmiare i mezzi perché ne ha quante se ne vuole. Putin bombarda i terroristi in Siria? No, non è vero. Putin bombarda i civili, gli ospedali, le scuole, i bambini. E chi ce lo dice? La coalizione occidentale che ha finanziato e organizzato i tagliagole terroristi di Daesh. Nessuno verifica. Lo ha detto Erdogan. Sufficiente. Lo dicono i filonazisti di Kiev. Sufficiente. Lo dicono i simpatizzanti nazisti di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania? Sufficiente? Lo dice Bruxelles? Ma figuriamoci, è tutto dire. Basta che lo dica Bruxelles e siamo a posto, visto che i rappresentanti di Bruxelles sono andati in fila alla Euromaidan per invitare i nazisti a prendere il potere. Gli USA annunciano allora che invieranno le loro truppe in Siria, in violazione palese di ogni legge perché nessuno li autorizza, nessuno ha dato loro l'autorizzazione, ma se la prendono, metteranno i piedi sulla Libia. Come? Lo vedremo. È stato annunciato che non lo metteranno come in Afghanistan, per fortuna loro, visto che in Afghanistan hanno perduto la guerra, ma comunque metteranno in piedi i loro uomini in Siria e l'Arabia Saudita subito dopo, naturalmente la libera e democratica Arabia Saudita, si associa all'iniziativa e dice che metterà anche lei le sue truppe a disposizione per intervenire illegalmente in un paese sovrano. E anche la Turchia annuncia che metterà i suoi piedi in Siria. In realtà sono tutte frottole perché la Turchia i piedi in Siria ce li ha già messi da tempo e continua a tenerceli. Perché tutto questo accade? Per questo ho fatto questa riflessione. Per una ragione semplice. La Russia sta distruggendo Daesh, un pezzo per volta, ma in modo sistematico. Gli americani hanno organizzato seminari, ho letto proprio recentemente a Washington, uno dietro l'altro, per misurare le perdite dei loro uomini, le perdite dei tagliagole, e a quanto pare sono molto rilevanti, tant'è vero che i tagliagole sono in ritirata generalizzata e l'esercito siriano, usando l'appoggio dell'aviazione russa, sta avanzando su tutti i fronti. C'è però una differenza sostanziale nell'analisi di questi dati ed è che la Russia è là legalmente, secondo la legge internazionale, essendo invitata dal governo legittimo di Damasco, mentre tutti gli altri che vogliono mettere i piedi nel territorio siriano sono tutti illegali, sono tutti invasori e sono gli amici dei tagliagole. Ecco perché il negoziato di Ginevra non va avanti. Non può andare avanti in questa situazione. Il negoziato di Ginevra l'ha chiesto la Russia e ha convinto Bashar al-Assad ad andare a questo negoziato per arrivare a un governo di coalizione. Il negoziato in queste condizioni non va avanti perché l'Occidente sta perdendo questa battaglia e quindi si vuole impedire alla Russia di vincere questa battaglia e si vuole impedire a Bashar al-Assad di restare al potere. Nuova violazione di tutte le norme internazionali. E se Putin non arretra, e Putin ha detto che non arretra, si andrà in guerra, non necessariamente solo in Siria, si andrà in guerra, magari in Ucraina. Infatti il presidente Poroshenko, anatra parlante, ha già dichiarato che oggi la guerra in Ucraina è più probabile che ieri, oppure, non so, nel Baltico, dove tutti strillano del pericolo di una imminente invasione della Russia, che non esiste. Non esiste. Non esiste un solo documento, una sola riga, un solo atto che dimostra che la Russia intende attaccare le repubbliche del Baltico, ma tutta la NATO strilla che la Russia sta invadendo il Baltico, quindi c'è soltanto da aspettarsi con quale provocazione si argomenterà questo eventuale e impossibile intervento. Non ditemi che sono un catastrofista, per favore.
Sono tutto salvo che un catastrofista, ma non sono cieco. Tutto infatti è molto chiaro. Quindi indossate le mutande di ghisa, ma sappiate che non basteranno a salvarvi. Voi che mi state guardando, italiani, che dormite quasi tutti, state entrando in guerra in Libia. Allora io vi dico, mobilitatevi finché siete in tempo, mobilitiamoci contro questo governo infingardo. C'è l'appello di Alex Zanotelli a una riunione nazionale per coordinare tutte le forze disponibili, cioè quelle che non dormono. Permetteremo alla signora Pinotti di portarci in guerra in Libia? Ecco l'interrogativo epocale che dobbiamo affrontare. E da questo momento vi annuncio che non dirò più buon viaggio intorno al sole, perché il buon viaggio intorno al sole dipende da un altro fattore che è più importante. Fuori dalla NATO, il più presto possibile. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it